Nel video di oggi parliamo del verbo piacere, un verbo che tormenta tanti studenti di italiano. Ma io sono qui per aiutarti. Oggi vediamo come in italiano usiamo il verbo piacere per esprimere gusti e preferenze. Questo verbo funziona in modo diverso rispetto ad altre lingue, come per esempio l'inglese o il portoghese. L'uso in italiano è molto simile all'uso in spagnolo. Vediamo questo esempio. Mi piace la cioccolata. In questo caso, qual è il soggetto? Io? No, il soggetto è la cioccolata. È la cioccolata che compie l'azione di piacere a me. Forse sarà più chiaro se giro la frase in questo modo. La cioccolata piace a me. In questo caso è più chiaro che il verbo piacere è alla terza persona singolare, piace, perché il soggetto è la cioccolata. La cioccolata piace a me. È un modo alternativo per dire mi piace la cioccolata. Ho girato la frase in questo modo per farti capire che il soggetto in questo caso è la cioccolata e la difficoltà maggiore è dovuta al fatto che in italiano molto spesso il soggetto è alla fine della frase quando usiamo il verbo piacere. Mi piace la cioccolata. Nella prima frase mi significa a me. Il verbo piacere è sempre accompagnato da un pronome indiretto. In questo caso la cioccolata piace a me. Vediamo un altro esempio. Ti piace la pizza? Che equivale a dire la pizza piace a te? La pizza è il soggetto, che piace. Quindi il verbo è coniugato alla terza persona singolare perché si accorda con pizza. La pizza piace a te? A Veronica piace l'Italia, che equivale a dire l'Italia, soggetto, piace a Veronica. Vediamo qui che c'è sempre la preposizione a più il soggetto, che in questo caso è un nome proprio di persona, Veronica. Quindi il primo concetto importante è che il verbo si accorda con il soggetto, che generalmente è alla fine della frase. In questi esempi avevamo dei soggetti singolari, la pizza, la cioccolata, l'Italia e quindi il verbo piacere era la terza persona singolare, piace. Ma quando il soggetto è plurale, per esempio gli animali, visto che a me piacciono molto gli animali è plurale e quindi potrei dire mi piacciono gli animali, che è come dire gli animali, plurale, piacciono a me. Loro piacciono, gli animali piacciono a me. A Giulia piacciono tutti i paesi europei. Tutti i paesi europei, plurale, piacciono a Giulia. Anche in questo caso il verbo piacere si accorda con il soggetto plurale, i paesi, perché sono i paesi dell'Europa che piacciono a Giulia. Abbiamo visto quindi soggetti singolari, soggetti plurali, però anche un'attività può piacere. Per esempio, mi piace andare in spiaggia. In questo caso il soggetto è rappresentato da un verbo e il verbo è considerato singolare. Quindi andare in spiaggia piace a me. Con i verbi il verbo piacere si accorda al singolare, terza persona singolare. Da questo discorso capiamo che le forme più frequenti del verbo piacere sono due. Piace, seguito da un sostantivo singolare, mi piace la pizza. Oppure da un verbo, mi piace andare in piscina, mi piace guardare la TV.
La seconda variante è piacciono, che si usa quando il sostantivo è plurale. Mi piacciono gli animali. Ci sono due cose importanti da ricordare per usare il verbo piacere in modo corretto. La prima l'ho già detta, il verbo accorda con il soggetto, che generalmente è alla fine della frase. La seconda è importante conoscere i pronomi indiretti, mi, ti, gli, le, ci, vi e così via. Facciamo degli altri esempi per capire meglio anche l'uso di questi pronomi. Vi piace il lago di Garda? In questo caso vi significa a voi. Il lago di Garda piace a voi? E in più il verbo piacere è al singolare perché il lago di Garda è singolare. Oppure, ci piace molto sciare. Sciare piace molto a noi. Ci è il pronome indiretto per a noi e piacere è alla terza persona singolare perché sciare è un verbo. Maria ama gli animali. Le piacciono molto i cani. È come dire Maria ama molto gli animali. I cani piacciono molto a lei. Le è il pronome indiretto che sostituisce a lei e il verbo piacere è plurale, piacciono perché i cani piacciono a lei, a Maria. È importante quindi capire che la costruzione delle frasi con il verbo piacere in italiano è molto diversa rispetto a lingue come l'inglese o il portoghese o tante altre lingue. Quindi questa è un'occasione molto importante per cominciare a pensare in italiano. Come sempre ti chiedo di creare delle frasi che puoi scrivere nella sezione dei commenti qui sotto usando il verbo piacere, alla terza persona singolare o alla terza persona plurale. Così, per esercitarti nell'uso di questo verbo. In questo video abbiamo visto la costruzione più frequente, che è quella alla terza persona, singolare o plurale, perché generalmente noi esprimiamo un gusto o una preferenza per qualcosa o per un'attività. Mi piace andare al mare, mi piace la pizza, mi piace l'Italia, mi piacciono gli animali e così via. Però ovviamente il verbo piacere si coniuga anche nelle altre persone, dipende dal soggetto, perché se io parlo con Giulia direttamente, posso dirle Giulia, mi piaci, che significa Giulia, tu piaci a me. In questo caso è Giulia che fa l'azione di piacere. Parlo direttamente con lei, quindi il soggetto è tu. Tu piaci a me. Mi piaci. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Soprattutto spero di aver spiegato in modo abbastanza chiaro questo verbo così difficile da usare. Noi ci vediamo al prossimo video.